Bentornati a EU Factor, il nostro viaggio attraverso l'Italia trasformata dalle politiche di coesione europee. Politiche di coesione che hanno obiettivi difficili da realizzare, per i quali servono idee fresche, meglio se idee giovani. Gli obiettivi sono avere un'Europa più smart, quindi più tecnologica e più capace di fare ricerca guardando al futuro, un'Europa closer, più vicina ai cittadini e alle loro esigenze di vita, un'Europa greener, più ecologica, più verde, una priorità fondamentale, e anche fairer, più equa, più socialmente inclusiva. Ci manca more connected, cioè più capace di collegare ad esempio le aree interne e le aree remote, ma il senso è chiaro. Idee che sono state raccolte in un progetto in 18 tappe chiamato Youth. Un errore di battitura, o meglio, un errore voluto per indicare i protagonisti di questo progetto, The Youth, la gioventù, e poi per caratterizzare dove sia avvenuto questo progetto, in Emilia-Romagna, la cui Z, anzi Z, è semplicemente un tratto inconfondibile. Youth è il forum giovani che la Regione Emilia-Romagna ha deciso di mettere in piedi nel 2021, subito dopo la pandemia. Abbiamo fatto emergere quelli che erano i loro bisogni, abbiamo terminato il processo agli inizi del 2022 con un decalogo di principi che i ragazzi ci avevano segnalato. C'era un grande disagio post-pandemico e ci chiedevano una psicoterapia possibilmente gratuita, ci chiedevano un bando per progetti direttamente fatti da loro, ci chiedevano un servizio civile ambientale, ed è nato in questo senso il decalogo di Youth, dove 10 politiche sono state messe in campo. Sono stati potenziati gli sportelli della salute a livello territoriale, con 2 psicologi in più in tutta l'Emilia Romagna, in ogni spazio giovani. È stato messo in campo il servizio civile ambientale, è stato fatto il bando officina e altri 7 di questi punti approvati dalla Giunta. Nel 2022 siamo ripartiti con un obiettivo un po' più sfidante. Abbiamo fatto una raccolta di quelli che sono tutti i programmi che la Regione mette in campo per i giovani, dall'urbanistica alla sanità, all'ambiente, al sociale, e siamo andati nel territorio, nelle tappe del 2022, le 18 tappe, a lavorare con i giovani su queste politiche che li riguardano. Studenti, non studenti, quindi ragazzi under 18, ma anche ragazzi con più di 18 anni fino ai 30-35, con tutti quelli che sono i temi della loro vita quotidiana, lavoro, casa, problematiche di salute. I ragazzi ci avevano chiesto: vogliamo un bando direttamente gestito da gruppi informali, e noi questo bando lo abbiamo fatto, il bando officina, quindi era una loro istanza e l'abbiamo messo in pratica. I fondi sono fondi nazionali a cui noi abbiamo deciso di dare una destinazione in questo processo sperimentale, perché non si è mai fatto di erogare risorse direttamente a gruppi informali. Noi lo stiamo facendo con l'officina ed è nata una bella esperienza con tante realtà rappresentative di presidio del territorio. Attraverso 18 tappe tenutesi in tutta l'Emilia Romagna, Youth ha raccolto le buone idee per il futuro di oltre 3.400 giovani, idee di ogni genere, che sono state poi approfondite, definite, e alla fine alcune di queste hanno ottenuto finanziamenti europei per un importo totale di 644.000 euro. 18 appuntamenti fino a quello di chiusura, che oggi ci porta a Marzabotto per chiudere l'edizione di Youth 2022. Concluso un lungo lavoro di condivisione a tappe, il cuore pulsante del progetto Youth, le idee elaborate dai giovani partecipanti nel corso dell'ultimo anno sono finite sul tavolo della Regione Emilia-Romagna, diventando una base operativa, concreta, per la definizione delle politiche sociali, culturali e di inclusione che punteranno ad ottenere i fondi europei di coesione nel periodo 2021-2027. Progetti anche europei, anche gestione diretta della Commissione, e naturalmente nella logica sempre dei giovani. Penso a tutto il tema ovviamente delle applicazioni anche del digitale alla cultura, dove stiamo lavorandoci, tutto il tema anche di innovazioni nelle attività di ricerca che interessa moltissimi ricercatori, e naturalmente tutta la parte inclusione con tanti strumenti che stiamo cercando appunto di mettere in piedi anche con ulteriori risorse comunitarie.
tema centrale è per loro quello, e anche per tutti noi, poi siamo trascinati ovviamente dentro questo grande tema, è quello della sostenibilità, perché gli stili di vita stanno cambiando, gli obiettivi stanno cambiando, le tecnologie stanno cambiando, i materiali stanno cambiando, ed è chiaro che la generazione dei giovani è quella che farà questa grande trasformazione. E la cosa interessante è che viene vissuta, diciamo, come un grande obiettivo, no? Da raggiungere, con tanti step che loro ci hanno proposto anche attraverso una molteplicità di progetti che stiamo valutando e che in alcuni casi sono anche già in corso di attuazione. E questo è ciò che stiamo sviluppando anche dentro alle aree interne, alle città, con progetti di condivisione di spazi e di iniziative. Questo è l'altro elemento fondamentale, naturalmente, è quello dei diritti, e quindi il fatto di garantire pari opportunità nell'accesso a quelle che sono le opportunità di studio, le opportunità ovviamente anche di acquisizione di alte competenze, e poi di opportunità rispetto al mercato del lavoro e all'organizzazione, diciamo, della società e dei diversi momenti che la società ci offre. La Regione ha deciso di portare addirittura dentro ad una legge, quella sui talenti, le azioni che ritiene che il territorio debba mettere in campo, che la Regione debba mettere in campo con i diversi soggetti. Quindi noi oggi abbiamo sia le politiche che stiamo facendo con l'Informa Giovani, con la nostra legge 14 del 2008, reinterpretata proprio anche grazie a Youth nella programmazione 2022-24, e poi la legge sui talenti, che si rivolge principalmente alla parte, diciamo, di servizi sul territorio per l'accompagnamento dei giovani, quindi apertura, internazionalizzazione, ma anche servizi di qualità e accessibile dal punto di vista ovviamente anche dei costi. La parte naturalmente del diritto allo studio universitario, che vogliamo garantire a tutti al 100%, e poi la costruzione di questo manifesto, diciamo, in cui si comprende bene quali sono i talenti che nella Regione Emilia-Romagna da un lato sono richiesti, ma dall'altro i giovani vogliono anche essere e porre al centro della loro formazione, e quindi questi tavoli di confronto sono per noi fondamentali. Dal diritto allo studio all'accesso alla casa, dalle libertà fondamentali al supporto psicologico, Youth ha permesso ai giovani emiliano-romagnoli di far emergere i loro problemi, formalizzandoli in progetti concreti, anche imprenditoriali o associativi, come quelli premiati da Youth o dalla Regione Emilia-Romagna con i fondi per cominciare. Particolare attenzione è stata data alle aree interne, soprattutto di montagna, che oggi più che mai hanno bisogno di conservare e valorizzare il loro patrimonio più prezioso, ovvero i giovani, appunto. Il primo bisogno è quello di avere degli spazi di aggregazione, quindi attiveremo in uno spazio adiacente al bar del borgo uno spazio di coworking e di co-studying dove le persone si potranno incontrare, ma anche scambiare possibilità, idee, progetti, quindi un luogo in cui si possono trovare strumenti ma anche incontrare altre persone. Il secondo bisogno a cui abbiamo deciso di rispondere con questo progetto è quello di formarsi, di consolidare delle competenze, perché in una zona come la nostra, montana, è un luogo in cui ci sono delle mancanze, ma queste mancanze noi vogliamo vederle come opportunità. Pensiamo che sia importante però che i giovani, soprattutto i giovanissimi, abbiano le competenze necessarie per potersi mettere anche nell'ambito lavorativo e nell'ambito della crescita condivisa. Faremo anche venire altre realtà giovanili nel nostro paese attraverso un festival di 3 giorni che ci permetterà di abitare un parco che era un vecchio podere agricolo che è stato donato alla comunità, alla Proloco del paese, e che noi abiteremo per provare a riflettere insieme appunto su cosa vuol dire abitare in maniera consapevole i territori montani. Il nostro progetto si chiama Connessioni Giovani Visioni Artistiche per un nuovo presidio culturale. È un progetto che nasce sulla scia di un altro progetto che Teatro dei Venti aveva a Modena, la Consulta, che attivava i giovani spettatori under 30 e li coinvolgeva nella direzione artistica di Trasparenze Festival, dando proprio a loro una voce in merito a quali spettacoli scegliere da inserire nella programmazione. Abbiamo deciso di portare questo progetto in Appennino e rivolgerlo
rivolgerlo dunque alla comunità dei giovani dell'Appennino, di coloro che proprio lo abitano e che hanno bisogno di avere nuovi servizi, di riattivare tutti questi servizi culturali che sono un po' carenti. Quindi dall'altra parte una ricerca di giovani spettatori di direzione artistica dell'Appennino e dall'altra invece la ricerca di artisti, una call aperta per artisti che possano proporre il loro progetto da inserire proprio nel contesto appenninico, quindi fare frequentare anche il contesto appenninico a chi non ne ha avuto esperienza. Il lavoro di Youth nell'anno europeo delle competenze si è dunque concluso con 113 progetti finanziati che tra pochi mesi potranno presentare i risultati ottenuti alla ripresa delle attività. L'appuntamento con Youth è dunque già fissato per la fine del 2023, coi lavori destinati a concludersi, come sempre, nella primavera successiva. La nostra storia di coesione termina qui, ma il viaggio di Eufactur continua.